están, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva entrevista. Hoy vamos a estar entrevistando a Rudy Corradi, un artista del Italo Disco de los 80s, miembro de Rudy & Co, este proyecto de Italia, que acá en Argentina llegó con esta gran colección de Gapul. Así que esta entrevista para vos, si sos fanático de Gapul, los famosos gapuleros, te va a súper interesar. Así que quédate ahí. Rudy Corradi nos va a estar contando sobre estos grandes hits, Play the Game, Mama Radio. Incluso nos va a estar contando porque se viene un mega evento en Italia con un montón de artistas de Italo Disco y él va a ser partícipe de este gran evento. Así que empecemos directamente hablando sobre el gran hit Mama Radio. Arriviamo a Mama Radio. Mama Radio di che cosa parla? Parla di divertimento, di musica, parla di due cose che sembrano completamente lontane ma sono molto vicine, cioè la discoteca e la radio. Perché questo? Perché nel 1983 comincio a Villafranca di Verona, che è in provincia, Villafranca appunto di Verona, in provincia di Verona, a lavorare in questa radio che si chiama Radio Blu, che diventerà fino alla fine degli anni 80 la radio più ascoltata in assoluto in Verona e provincia. Con me, tanto per dire, lavorava Amedeo Sebastiani come DJ radiofonico. Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus. Amadeus è quello che è diventato il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo, da Radio Blu. L'idea, Lautaro, nasce dal fatto che il maggior azionista della radio era proprietario di una discoteca che era distante da dove c'era la radio 40 metri e praticamente succede questo, che al sabato sera, domenica pomeriggio, la radio era collegata con la discoteca, con il DJ che stava lavorando in quel momento, e tutto quello che veniva fatto ballare nella discoteca poi passava in radio, no? Cioè direttamente, in diretta, in assoluto. Quindi questo per dare la possibilità anche a chi, ragazzini e ragazzine che il sabato sera allora non uscivano assolutamente a 15-16 anni, ma chi poi anche la domenica pomeriggio non aveva i soldini, non aveva la possibilità di arrivare in questa discoteca e quindi poteva tranquillamente stare a casa, organizzare una festina tra amici e utilizzare la radio. Quindi ecco da dove nasce l'idea. Infatti Mama Radio, il testo è la radio ti fa divertire, eccetera eccetera, bim bum ba. Questo è come nasce. Io ho pensato a questo, no? Ho messo giù 2 o 3 parole così, cioè, tanto non pretendo di mettermi giù a scrivere il testo perché poi non ne veniamo fuori, bisogna che mi agganci a chi ne sa più di me. E chi ne sapeva più di me erano 2 mostri sacri, Fatalità, che operavano a Verona, avevano uno studio di registrazione, che sono Farina e Crivellente. E in più c'era anche un giovanissimo Mario Natale, un mostro del mixer, dei suoni, eccetera eccetera. E io spiego a Farina Crivellente quella che è la mia idea, cioè fare viaggiare in parallelo la discoteca con la radio. Mettono giù il testo, eccetera eccetera, poi si va in sala di incisione e nasce Mama Radio. E questo adesso adoro ricordarmi le specifiche dei macchinari usati per fare Mama Radio. Io comincio a essere un po' vecchietto, un po' rincoglionito. Bisogna fare un rewind andando indietro nel tempo, insomma non me lo ricordo molto bene, non vorrei dire delle stupidaggini, ecco. Però insomma
ho avuto la fortuna di incontrare Farina e Crivellente nella mia vita, proprio che mi hanno dato una mano grandissima, sono proprio idee. Loro sono stati grandi per quanto riguarda sia Mamma Radio sia per quanto riguarda anche Play the Game. Io vi giuro, non sapevo assolutamente che sia Mamma Radio che Play the Game fossero state delle hit in vari paesi del mondo, cioè tra cui paesi dell'America Latina, ma non solo. Io l'ho scoperto esattamente dopo. L'ho scoperto 5-6 anni fa, più o meno, grazie ai social network. Adesso mi levo anche la cuffia perché non mi sembra il caso di tenerla in testa perché mi fa il ritorno. E praticamente in questa maniera, cioè, ho detto, ma incredibile, ma vero, cioè, sono così, sono rimasto basito, ho detto, fantastico, che bello, cioè, alla mia veneranda età vai a scoprire che quello che è successo e che non sapevi assolutamente. Diciamo che la cosa mi ha fatto un enorme piacere, anzi. Aprovechamos esta entrevista también para promocionar este gran evento que Rudy Corradi nos va a estar contando que se va a celebrar en Italia, allá en Europa. Ne fai parte anche tu, Lautaro. 13, 14, 15 maggio di quest'anno ci sarà un evento fantastico, mega evento dedicato alla Italo Disco e sarà a Rimini e Riccione, 13, 14, 15 di maggio. Italo Disco Takes Over. Andate su Facebook, digitate appunto Italo Disco Takes Over e verrà fuori tutto quello che è in programma in questi 3 giorni a maggio, 13, 14 e 15. Ci saranno personaggi che hanno fatto la storia dell'Italo Dance, Ryan Paris, Ken Laszlo, e ce ne saranno altri che arriveranno, si aggiungeranno, perché insomma è ancora presto, e tutto sarà incentrato sulla Italo Dance e Italo Disco Takes Over. Si comincerà il 13 sera in una mitica discoteca di Rimini che si chiama L'Altro Mondo Studios, dove cominceranno a esibirsi vari personaggi mitici della Italo Disco degli anni 80, con le possibilità delle tante radio che sono affiliate a questo progetto di intervistare questi personaggi, e in più io sarò lì, non canterò ma metterò musica, il mio amore, cioè mi metto alla console insieme ad altri DJ che vengono da molte parti del mondo. È un evento veramente importante. Ci saranno manifestazioni all'atere come la Fiera del Disco, sfilate vintage che riguardano ovviamente la moda degli anni 80. C'è anche un DJ contest. Se volete mettervi in gioco, io parlo qui ragazzi, soprattutto i ragazzi giovani che hanno la passione di mixare eccetera eccetera, c'è questo DJ contest. Il regolamento del DJ contest lo trovate appunto sulla nostra pagina Facebook, che è Italo Disco Takes Over. Lì trovate il regolamento, quindi se vi interessa andate a leggere. Por último, para esta entrevista era fundamental, por lo menos para mí, saber la opinión de Rudy Corradi sobre el Italo Disco New Generation, y cerramos con un saludo para todos los fans. Miren. Mio caro Lautaro, nuova generazione, non lo so, cioè, ascoltando il Festival di Sanremo di quest'anno, ad esempio,
ci sono due o tre pezzi che sono dance, sono italo dance, sono italo disco, cioè, c'è un brano particolare che si chiama Dove si balla, adesso il brano si chiama Dove si balla, andatelo a cercare su internet, non mi ricordo più chi è che la canta, chiedo anche scusa, ma lo ripeto, ribadisco, la vecchiaia è quella che ti massacra e ti rincoglionisce, è vero, eh? E praticamente è uno di questi due brani praticamente che possono essere tranquillamente essere messi anche in discoteca. Sicuramente lo faranno, hanno già fatto il remix di Dove si balla. La musica è viva, è ancora presente, cioè non morirà mai, che si possa chiamare funky, italo dance, house, rock, pop, hip hop, eccetera. Ripeto, il fenomeno della italo disco è stato un fenomeno straordinario, cioè è molto probabile e irripetibile. Comunque quello che io posso dire i fan, io non sapevo, ti giuro, io non sapevo assolutamente di avere dei fan, ne sono lusingato, li ringrazio, ma non solo i fan. L'ultima cosa che voglio dire è che la musica è tutta intorno a noi, basta solamente ascoltarla. Grazie Lautaro, un saluto a tutti, grazie di cuore, viva la musica! Espero que les haya gustado esta breve entrevista a Rudy Corradi. Déjame en comentarios si conocías su música, si tenés los discos de Gapul también, porque eso me súper interesa. Nos vemos en una próxima entrevista. Chao, chao. Oh, oh, oh. Everybody go, everybody go. Everybody go, everybody go. Everybody go, everybody go. Everybody go. Oh, oh, everybody go, everybody go. Everybody go. Oh, oh, everybody go, everybody go. Everybody go. Oh, oh.